B8 di NUX, un sistema wireless che si propone tra i migliori attualmente sul mercato, non solo nella sua fascia di prezzo, ma anche nelle fasce di prezzo superiori del doppio o anche del triplo. È una macchina che ha caratteristiche interessantissime e andiamo a vederle senz'altro. Vi faccio prima aspettare un minuto dove appunto unboxiamo questa scatola. Dentro c'è veramente tanta roba. Quando suonavo e facevo concerti ho sempre odiato i cavi, sia i cavi jack che i cavi di alimentazione, insomma i cavi li odiavo. I jack, guardate, se c'è un posto su 100 in cui il cavo si può impigliare, state sicuri che si va ad impigliare in quel posto, per non parlare di quando lo calpesti senza volerlo e via dicendo. Lo stesso vale per i cavi di alimentazione, ma almeno con questi sistemi ci si toglie il pensiero dei cavi jack, i cavi jack che poi dopo ogni concerto bisogna farli su, metterli via, dopo tirarli fuori, dopo si rovinano con il tempo e via dicendo. Con questi sistemi sono tutte cose che ci lasciamo alle spalle, insomma stiamo andando su Marte e stiamo ancora attaccati alla chitarra con il jack, dai, insomma cerchiamo un po' di adeguarci alla modernità dei tempi. E andiamo a parlare di questo sistema wireless della NUX. Ci sono talmente tante cose da dire che spero di riuscire a condensarle in un video di un quarto d'ora, non di più. Allora, cosa ha di bello questo sistema? Ha talmente tante cose. È un sistema comunque basato sulla tecnologia a 2,4 GHz, a 24 bit e 48 Hz. È assolutamente una qualità veramente alta. Ecco, è un sistema che ha in ogni caso, pur usando la banda da 2,4 GHz, che sapete essere veramente molto affollata, ha un sistema di stabilità del segnale che è di proprietà di NUX e nessun altro ce l'ha, ovviamente, che permette di trovare sempre la linea e il segnale migliore con cui accoppiarsi e gli dà una stabilità pazzesca. La latenza di questa base può andare da 2,5 millisecondi a 8,7 millisecondi e al variare della latenza varia anche la stabilità del segnale. Con 8,7
millisecondi ci sono 12 ricerche di segnali ogni 8,7 millisecondi, per cui una velocità difficilmente immaginabile, per cui con 8,7 millisecondi si ha un segnale super stabile, ma anche mettendo a 4 o a 5 millisecondi direi che si è ampiamente al sicuro da interferenze e da segnali esterni, per cui è un'ulteriore garanzia quella di poter scegliere le varie latenze. Ecco, direi che 2,5 millisecondi è praticamente un ritardo inesistente, ma anche se si va a 4 o a 5 millisecondi, il ritardo per il nostro orecchio è inudibile, è inavvertibile, non so come dirlo, insomma, però è ibile. Ecco. La batteria del trasmettitore dura 6,5 ore, per cui ampiamente sufficiente anche per concerti super lunghi. Ma un'altra bella caratteristica è che, non so, se fate una pausa o magari prima del concerto, finito il soundcheck, posate il trasmettitore sulla base e automaticamente la base, che comunque deve essere alimentata, va a caricare il trasmettitore. Il trasmettitore automaticamente si spegne e va in ricarica. Togliendolo, vedete, è tutto spento e lui sta ancora cercando il segnale, e lo accendiamo così torna online. Eccolo qua. Altre cose da dire. Allora, altra cosa che dà una garanzia di stabilità del segnale è che questo sistema NUX utilizza una banda da 1 MHz, al contrario di tutti gli altri che usano 2 MHz. Questa particolarità permette al segnale di essere molto più veloce e zigzaggare nel traffico delle varie frequenze, e nel loro sito c'è un ottimo esempio di una moto che sfreccia in mezzo a dei camion, e i camion rappresentano appunto i 2 MHz, mentre la moto va a 1 MHz. Ecco, caratteristica ottima anche questa. Bene, ci sono due antenne sia sul trasmettitore che sul ricevitore che danno un'ulteriore garanzia di stabilità, dando una continua ricerca del migliore segnale disponibile. La portata del sistema è di 50 metri reali, mentre gli altri, quasi tutti, si fermano a 30 metri. Questi vanno fino a 50 metri. Bene, vediamo un attimo come collegare il tutto. Allora, il trasmettitore, come avete visto, viene fornito con un cavo, un bel cavo con connettori dorati dalla NUX, e va inserito in questo slot avvitato. Lo avvitiamo, ecco qua, e si inserisce sulla chitarra, perché con questa molletta questo trasmettitore va inserito sulla tracolla della chitarra. Infatti il sistema è studiato principalmente per musicisti. Ecco, una volta connesso alla chitarra il gioco è fatto, per cui è molto semplice e sicuro. Il fatto di avvitare questa ghiera evita qualunque possibilità di uscita del cavo, ed è una cosa assolutamente ottima. Ecco, è particolarmente indicato per chi suona dal vivo, ma anche per chi suona in camera sua e nel suo studio, o chi fa le prove, ecco, per cui non c'è limite all'uso di questo trasmettitore e di questo sistema, per cui io lo uso qui in casa, anche se il cavo, devo dire, è un po' corto, perché come dicevo è studiato per andare dalla chitarra alla tracolla, ma basta tenere la chitarra, anche tenendola, se si suona stando in piedi il problema non c'è, ma se si suona stando seduti basta tenere il trasmettitore
vicino, insomma, dove c'è, dove si suona, se c'è un tavolino, se c'è qualcosa, o anche tenerselo sulle gambe, non è nessun problema, assolutamente. Bene, anche questa è un'ottima caratteristica. Un'altra chicca del trasmettitore è che c'è l'opzione Cable Mode, uno switch che attiva o disattiva questa funzione. Per i nostalgici dei cavi, di cui io non faccio parte, comunque dà un suono, a detta del NUX, proprio un pelino più pieno. Io, avendolo provato, non ho trovato tutta questa grande differenza, infatti lo tengo sempre nella funzione off. Però insomma può far piacere a quei pochi nostalgici del cavo. Vi faccio anche vedere che quando attivo, vediamo se si mette a fuoco, sì, così è attivo. Se lo spengo, ecco, così lo attivo e così lo spengo. Ecco, una funzione che può essere utile per coloro che non sanno rinunciare alle cose del passato. Accendiamo questo trasmettitore, inseriamo la spina, ecco, il trasmettitore va subito alla ricerca di un segnale. Dobbiamo accendere il trasmettitore, lo accendiamo, eccolo qua, e subito si posiziona il segnale, lo prende subito. Allora andiamo a vedere un po' come è strutturato il display di questa macchina. C'è il tasto Home con tutte le varie possibilità di scelta, il tasto Select dove si può correre nel menu e premendo il tasto confermare la propria scelta, e il tasto di ritorno indietro. Andiamo sul tasto subito Home e vedete c'è Display, TRRX e Tuner, Switch, Output e Boost. Ognuno di essi è molto importante. Bene, andiamo subito a vedere il primo, Display, Home Display, luminosità, vediamo, possiamo toglierne un po', forse va meglio. Poi c'è boot up picture, vuol dire inserisci una tua foto, qualcosa che ti fa piacere, e invece della schermata iniziale ti uscirà quello che hai inserito tu. Non lo faccio perché è lungo e forse è anche abbastanza inutile. Comunque è una funzione in più. Poi vedete che se aspetto troppo torna automaticamente sulla schermata iniziale. Andiamo su sempre display, c'è linguaggio c'è inglese, cinese, spagnolo e un'altra lingua, forse il coreano, attualmente sinceramente non lo so. Torniamo indietro, ecco, trasmettitore e ricevitore. Qui si può variare tra varie possibilità. Eccolo qua, adesso io l'ho messo su stabile. Stabile ti dà la maggiore sicurezza di avere una linea sempre libera e sempre diciamo performante. Mettendolo invece su low latency ti dà una latenza di 2,5 millisecondi, che sono veramente pochissimi, praticamente non c'è nessun ritardo, e mettendolo invece al massimo ti dà una latenza molto più elevata di 8,9 millisecondi, che è già una latenza più importante, anche se non va proprio a inficiare moltissimo la prestazione. Io lo tengo, diciamo, a metà strada, così, ecco, su, vi faccio rivedere, lo tengo a metà strada perché è un compromesso, è una latenza di circa 4-5 millisecondi e si ha comunque una certezza quasi del 100%. Ok, andiamo avanti. Tuner. Anche Tuner, come vi farò vedere più tardi, ha la possibilità di avere 3 display. Dopo lo vediamo più a fondo. Allora, l'accordatore, come dicevo, è sempre presente, basta tenere premuto un po' più a lungo lo switch.
e vedete, si può avere la possibilità di avere più schermate. Ecco, ci sono 3 schermate. Ultimamente c'è un firmware che ha aggiornato e si può avere la possibilità di avere una quarta schermata con una foto nostra o di quello che vogliamo noi. Comunque andiamo a vedere l'accordatore. Ho scelto la schermata di fabbrica, che è quella forse più bella. Il cordatore è piuttosto preciso, devo dire. Ecco, cambiamo schermata tanto per farvi vedere. Andiamo, non so, su questa che è carina. Ok, teniamo premuto un attimo. Ecco qua. Ecco, questa mi piace forse di più, è la più bella da vedere, anche magari anche facile da vedere al buio di un concerto. Ecco, comunque diciamo è molto semplice. Ecco, l'accordatore, dicevo, con una pressione sia il booster, tenendo premuto un po' di più l'accordatore, schiacciando di nuovo si torna alla schermata iniziale. Oltre il tuner c'è appunto lo switch, anche qui lo vediamo più a fondo. Vi dico che è la possibilità di scegliere, schiacciando appunto lo switch, fra essere un booster o un accordatore, ma dopo ve lo dirò meglio, ma non è necessario scegliere che sia un accordatore, perché l'accordatore in ogni caso è sempre presente, basta tenere premuto un po' di più lo switch e automaticamente esce l'accordatore, mentre per il booster basta schiacciare una volta e si va. Dopo lo vediamo. Comunque output, questo vabbè è il livello di uscita del trasmettitore. Io lo tengo sempre, non dico al massimo, ma quasi. E poi appunto boost, che è appunto il booster, che ha la possibilità di avere da 0 decibel a 12 decibel di boost, cioè veramente una bella botta. E poi lo sentiamo con calma. Ecco, anche qui io lo tengo un po' più indietro proprio per questioni di leggera distorsione. Comunque questo è il display, è molto semplice e intuitivo, anche un bambino lo riesce ad usare. Attivare il booster è veramente facilissimo. Ho il mio cellulare, ve lo faccio vedere in diretta. Allora, si va su Select, si schiaccia, allora si gira fino ad arrivare a Switch. Da qui si può impostare sia come tuner, accordatore, o come booster. Io l'ho messo come booster perché in ogni caso l'accordatore è sempre presente, lo potete inserire solo tenendo premuto un po' di più lo switch rispetto a quando volete fare il booster. Con il booster basta una schiacciata veloce. Se volete l'accordatore, schiacciate, tenete premuto un secondo, due. Ecco, andiamo di nuovo adesso su booster e qui vedete è possibile impostare quanto volete sia intenso l'aumento del vostro segnale, da 0 a 12 decibel. Veramente io, per fare l'esempio che sentirete, ho tenuto 12 decibel e un pochino distorce, dipende poi forse dalla chitarra. Ecco, in ogni caso consiglio di tenerlo un paio di tacche più basse. Poi schiacciando Select oppure il tasto Home si torna alla schermata classica iniziale. Appunto, schiacciando lo switch vedete che si illumina il booster. Facilissimo.
Anche a livello entrate e uscite questa macchina stupisce, ha veramente di tutto. Partiamo dal retro, c'è un'uscita XRL con la quale si può andare in un impianto voci, un mixer, un'uscita di alta qualità. È una presa, scusate, una levetta ground lift per la messa a terra, on off, una entrata USB con la quale si possono ricevere gli aggiornamenti di firmware che periodicamente NUX farà uscire. Ne è appena uscito uno che permette di inserire nella schermata dell'accordatore un'immagine, una foto, quello che si vuole. Ecco, una cosa puramente estetica, ma in futuro non è escluso che ci saranno aggiornamenti un po' più corposi, ecco, riguardanti questa macchina. Molto utile, c'è una presa, un'uscita, scusate, send e un'entrata return per fare il giro della pedaliera, fare i vari effetti e tornare a questo ricevitore, un'uscita output per andare al proprio amplificatore. C'è anche un'entrata input che serve a farlo diventare un bypass, diventa solo un accordatore che può stare a inizio catena della propria pedaliera, che però ha la funzione, una volta fatto il giro, di andare direttamente all'impianto voci. Dal vivo può essere utile, poi ognuno fa le proprie scelte. La mia scelta sarebbe di usarlo come appunto quello per cui è nato, come ricevitore e trasmettitore wireless. Cari amici, ce l'avete fatta, siamo arrivati alla fine. È stato un video più lungo del previsto, ma cose da dire ce n'erano veramente tante. Questa macchina è assolutamente al top nella sua categoria ed è assolutamente una macchina che aiuta moltissimo il chitarrista, soprattutto coloro che suonano attivamente, fanno concerti, suonano in sala prove, fanno più prove anche alla settimana, ma va benissimo, anzi è assolutamente il migliore apparecchio wireless che io abbia mai provato, e assolutamente va benissimo anche nel proprio studio, in cameretta o dove suonate voi abitualmente. Ecco, io lo consiglio assolutamente. Non è super economico e qui vi prego di non scatenarvi perché il suo prezzo è assolutamente giustificato, ve lo dico, non ho segreti, viene sulle 250 euro e dipende anche dal sito dove lo comprate o magari dal negozio al quale vi rivolgete, che può farvi anche degli sconti, nessuno lo sa questo. Comunque è assolutamente un'apparecchiatura da avere con delle caratteristiche non comuni e basta, finiamola qui perché il video è già stato fin troppo lungo. Comunque assolutamente promosso su tutta la linea. Ciao e ci vediamo prestissimo. Sono arrivate un sacco di chitarre, devo mettermi a lavorare veramente duro. Ciao, a presto.